Benvenuti e ben ritrovati appassionati di atletica. Oggi facciamo pochi preamboli perché tanto sappiamo tutti chi sia Marcel Jacobs e non sono qua per raccontare la sua storia, bensì per provare a immaginare il suo futuro a livello cronometrico, cosa ci potrà riservare nel futuro. Però è bene subito mettere una cosa in chiaro, ovvero che nessuno ha la sfera di cristallo e poi dobbiamo sempre ricordarci che l'atletica ci può stupire sia in negativo che in positivo, roba che magari Jacobs non scenderà mai più sotto i 10 secondi, oppure che alla prima uscita stagionale fa un 9.34. Poi vabbè, ovviamente escludiamo questi estremi che sono diciamo poco probabili e guardiamo invece le cose che possono essere valutate già da adesso. Ovviamente partiamo dal suo attuale valore nei 100 metri. Marcel Jacobs ha un 9 secondi e 80 centesimi realizzato ai Giochi Olimpici di Tokyo durante la finale in cui è riuscito anche a conquistare l'oro olimpico. Però andiamo un pochettino più nello specifico. Jacobs ha avuto un tempo di reazione di 0,161 secondi e ricordiamoci che un tempo di reazione inferiore agli 0,100 secondi, o se vogliamo dirlo in altri termini 100 millesimi di secondo, è un tempo considerato falsa partenza, perché è un tempo non comparabile con l'essere umano e quindi è per forza una falsa partenza. Guardando i tempi parziali di questa gara notiamo che ai 30 metri Jacobs è passato in 3,84, mentre ai 60 metri è passato in 6,41, il che è anche il suo attuale primato personale nonché record europeo siglato durante i mondiali indoor, in cui anche lì è riuscito a conquistare l'oro. Inoltre agli 80 metri Jacobs è passato in 8 secondi e 8 centesimi. Poi per quanto riguarda il vento, la gara di Tokyo a momenti non è stata neanche influenzata da esso, perché vi era una leggerissima brezza di 0,1 metri al secondo e anche qua ricordiamoci che i valori legali per fare i primati personali e i record è al massimo di 2,0 metri al secondo, poiché una prestazione sopra i 2,0 metri al secondo è considerabile come ventosa poiché vi è troppo aiuto dal vento. Guardando invece in generale la gara di Tokyo, possiamo dire che per alcuni fattori è stata una gara pressoché perfetta e difficilmente migliorabile, mentre per altri fattori è ampiamente migliorabile. Però guardiamone uno per uno per evitare di fare casini. Il primo fattore è indubbiamente la condizione mentale con la quale Jacobs ha affrontato la gara. A Tokyo aveva un cast di avversari veramente di altissimo livello, anche perché grazie tante se è una finale olimpica, se non hai lì un cast di partenti veramente forte, dove diamine lo vai a trovare? Infatti alla finale olimpica c'erano Baker, Kerley, De Grasse, Simbine, Su, c'erano veramente atleti molto forti, quindi Jacobs è stato costretto a dare il 100% in ogni singolo momento della gara, e un cast di partenti di così alto livello lo si trova veramente poche volte nella carriera di un velocista, perché anche durante i meeting, addirittura anche quelli della Diamond League, è raro trovare più di 2, massimo 3 atleti di così alto livello nella stessa gara, e quindi un cast così quotato in cui ti costringe veramente a dare sempre costantemente il 100%, ma anche a livello subconscio, non soltanto conscio, lo si trova soltanto nei grandi eventi internazionali come possono essere i campionati continentali, quelli mondiali e i giochi olimpici. Inoltre il fattore mentale è un fattore poco quantificabile, perché certo puoi dire ti aiuta, non ti aiuta avere qualcuno davanti o comunque qualcuno che ti sta veramente affiancato, però non riesci a dire se hai 2 persone davanti allora fai 2 centesimi in meno o in più, e quindi lasciamolo un po' perdere questo, non consideriamolo perché appunto non è quantificabile. Un altro aspetto in cui la gara di Tokyo non può essere migliorata è il fatto della pista sulla superficie su cui si è corso, perché è una pista realizzata apposta per l'occasione per i Giochi Olimpici e quindi è stata studiata e realizzata apposta per avere delle grandi prestazioni, doveva essere la più performante possibile e ovviamente non era neanche usurata come pista, e quindi durante i prossimi anni sarà raro vedere Jacobs scendere su piste del genere, su piste così performanti. Ovviamente una pista del genere la troveremo ai mondiali outdoor del 2022 a Eugene, però saranno poche le occasioni in cui potremo di nuovo vedere una pista del genere, e quindi Jacobs per quanto riguarda l'aspetto della pista ha solo da perdere rispetto alla gara di Tokyo, ma anche qua è poco quantificabile il vantaggio o lo svantaggio dato dalla superficie in cui si corre. Arriviamo però alla parte succolenta di questo video, ovvero dove si può migliorare il tempo di Jacobs. Partiamo dal tempo di reazione sui blocchi, che in realtà quello di Jacobs non è stato un grandissimo tempo a Tokyo,
A parte la batteria in cui ha fatto 0,145, poi in semifinale ha avuto un tempo, potremmo dire pessimo, di 0,179 secondi per quanto riguarda l'uscita dei blocchi, mentre in finale, come già detto, ha avuto 0,161. Però fortunatamente Jacobs dopo i Giochi Olimpici è riuscito a migliorare enormemente questo tempo di reazione, perché durante la stagione indoor del 2022 ha avuto tempi all'incirca tra i 0,130 e i 0,140 secondi e tra l'altro nella gara più importante della stagione, cioè i campionati mondiali, ha avuto tempi di reazione tra gli 0,130 e i 0,136. Inoltre ha avuto addirittura durante la stagione un 0,121, che è una partenza veramente, potremmo dire, quasi perfetta per quanto riguarda un velocista. Quindi, a essere realisti, diciamo che Jacobs faccia una partenza in 0,140 e quindi lì potrebbe già guadagnare 2 centesimi di secondo rispetto al 9,80, mentre se vogliamo essere veramente super ottimisti, allora potremmo dire che riesca a fare una partenza di 0,120 e quindi lì guadagnerebbe addirittura 4 centesimi rispetto a Tokyo. Quindi, cambiando semplicemente il tempo di reazione, Jacobs potrebbe scendere da un 9,80 a un 9,76, che già lì è un abisso. L'ultimo aspetto che è migliorabile è la location della gara, ma è implicato soprattutto la fortuna, perché riguarda il vento. A Tokyo è stato abbastanza ininfluente il vento perché è stato di soli 0,1 metri al secondo, praticamente è stato vento nullo, però per avere un risultato valido possiamo avere un vento fino a più 2,0 metri al secondo, che è una bella folata che ti aiuta molto. E nel corso degli anni ci sono stati vari studi che hanno cercato di valutare quanto effettivamente possa influenzare il vento, e in uno studio abbastanza recente del 2018 si è cercato di fare un po' un sunto generale, cercare di tirare un po' le somme di tutti gli studi realizzati fino ad ora per dare veramente un qualcosa di più concreto sia agli atleti che agli allenatori. Si è visto che in genere un vento di più 2 metri al secondo riesce ad aiutare un atleta che normalmente fa 12 secondi tra i 10 e i 14 centesimi. Lì principalmente è di 12 centesimi l'aiuto. Però tuttavia più l'atleta è forte, meno il vento aiuta. Cioè un atleta che fa 9,80 non verrà aiutato di 12 centesimi con un vento di 2 metri al secondo. Anzi, si è visto che con un atleta come Jacobs che fa 9,80, un vento di più 2,0 metri al secondo rispetto allo 0,0 dà un vantaggio di circa 7 centesimi. E quindi lì, se solo fosse cambiato il vento, passavamo da un 9,80 a un 9,73. Però lì veramente è una questione di grande fortuna, perché è difficile beccare una gara in cui c'è esattamente più 2,0 metri al secondo. Quindi tiriamo un po' le somme di questo video e mettiamo caso che Jacobs corra nello stesso identico modo rispetto a Tokyo. Basterebbe un tempo di reazione di 0,140 e un vento a favore di più 1,3 metri al secondo e Jacobs passerebbe già da un 9,80 a un 9,73, rendendolo di fatto il quinto atleta più veloce nella storia, che tra parentesi attualmente è all'11° posto. Poi viaggiamo un pochettino con la fantasia. Mettiamo caso che Jacobs faccia la gara perfetta con un tempo di reazione di 0,120 secondi, poi corre nello stesso identico modo che ha fatto a Tokyo, ma con un vento di più 2,0 metri al secondo. A quel punto avremo un Jacobs che ferma il cronometro a 9 secondi e 96 centesimi, al pari di Tyson Gay e di Yohan Blake, cioè i secondi uomini più veloci nella storia, dietro solo a Usain Bolt con 9,58. Poi in questa analisi volutamente non ho tenuto conto dei possibili miglioramenti fisici e tecnici in cui potrebbe incorrere Jacobs, perché sono inquantificabili e non è possibile stilarli in maniera matematica, e quindi a quel punto la discussione sarebbe diventata semplicemente una chiacchiera da bar. Sarebbe stato alla pari di un vabbè, ma se Jacobs corresse alle 2 di notte del 9 agosto fa 9,32, e quindi non ha veramente senso come cosa, e non era lo scopo di questo video buttarla in cacciara, ma volevo portarvi dei dati oggettivi che sono sotto la luce di tutti, e quindi volevo un po' fare questo giochino con i numeri insieme a voi e ve l'ho buttata lì. Speriamo veramente che Jacobs riesca a scendere sotto i 9,75, magari già quest'anno, e speriamo soprattutto che la sua scia di vittorie riesca a continuare almeno fino a Parigi nel 2024, anno in cui tra l'altro compirà 30 anni. E spero che questo video vi abbia interessato, e se così fosse vi invito a mettere mi piace, iscrivervi, lasciare un commento, attivare la campanella. Dai ragazzi, la sapete, le solite robe che si dicono su
su YouTube. Detto questo, non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare, e ci vediamo o al prossimo video, magari ci becchiamo anche in gara, chi lo sa. E niente, ciao ragazzi, ciao ciao, ciao ciao.